Dit is Genua, bijgenaamd La Superba, trotse dwingeland van de Middellandse Zee. Je zou wellicht in de illusie kunnen verkeren dat dit Europa is. Maar je vergist je, goede vriend. Dit is Afrika. Ik woon in deze stad en ik wil je haar graag laten zien. Ik ging mee op een oranje sloep waarvoor ik moest betalen. We hadden niet genoeg om het te kunnen halen en waren met te veel. De brakke motor zweeg op volle zee en onze jerrycan was leeg. We hebben om het restje water nog gevochten. En onder de meedogenloze zon bezochten mij alle visioenen van een continent waar iedereen rechtvaardig door de regen rent, omdat geluk daar democratisch is gemaakt. Ze hadden het beloofde fucking land beloofd en niet de zee. Maar voor een neger is het illegaal te dromen. Gelukzoeker word ik genoemd in de annalen. Ik had zo graag iets mogen. Maar nu zie ik voor altijd zee met dode ogen. Signore Salvini, ciao. Prego, ciao, buonasera. Siamo della TV olandese, li possiamo Prego. fare Buonasera. qualche domanda? Dove? Olanda. Dove siete? No, ma dove siete? Chi siete? Siamo noi. Sì. Ah, perfetto, prego. Allora, Questo è scrittore olandese che ha descritto Genova, l'ha fatta conoscere in Olanda tantissimo. noi siamo specialmente interessati sulla questione dell'immigrazione. Sappiamo che l'Italia sta soffrendo tanto di questo flusso e il resto d'Europa come potrebbe aiutare l'Italia? Ma io non credo che l'Unione Europea possa e voglia aiutare, perché avevano parlato di ricollocare decine di migliaia di immigrati e ne hanno ricollocati più di 1000. Lei capisce che gli altri paesi vicino all'Italia chiudono le frontiere? Certo. L'Austria l'ha fatto, Anche se la Francia l'ha fatto. Presenta un grande problema per l'Italia. Però io non penso che siano cattivi gli altri. Io penso che gli altri tutelino il loro interesse, mentre il governo italiano non tuteli l'interesse degli italiani. E se aspetta che intervenga l'Europa, aspetta in vano. Fammi salutare le ragazze. Ciao Matteo. Ciao Matteo. Ciao. Prego. Io sia stato a visitare le zone terremotate 15 giorni fa e qualche sindaco dell'Umbria e delle Marche mi abbia espresso la preoccupazione: Salvini, vigilate voi della Lega, perché ci stanno arrivando notizie secondo le quali i container che ci manderanno per risparmiare non hanno il bagno dentro e quindi ci mandano il container, ma se un bimbo la vigilia di Natale deve fare la pipì a mezzanotte deve uscire dal container e hai un esercito di 200.000 occupanti che piazzi in albergo pagandogli colazione, pranzo e cena e coccolandoli dalla mattina alla sera. Non è normale. Italië is een democratie als het zo uitkomt. Vroeger ging politiek over de vraag of je links was of rechts. Nu gaat het meer over de vraag of je bang bent voor de toekomst en de wereld. Of dat je globalisering beschouwt als een kans. Siamo venuti qua solo per cercare di migliorare. Quindi
fino adesso io provo sempre. Io non può dire questo lavoro o quello lì, basta che un lavoro che posso guadagnare da vivere. Sono cominciato a lavorare con la badante, 1.000 euro al mese. Vado sempre alle 9 di mattina, una signora un po' anziana, ma non tanto bene neanche per salute. Ho deciso di prendere una casa mia, così almeno dove posso stare insieme a mio figlio. La casa gli costa 500 euro, più bollette. E per fortuna l'asilo io non pago, perché dipende qui in Italia dalla sua ISEE. Se tu non guadagni tanto, per fortuna loro non ti fanno pagare. Grazie. Prego, siediti. Vuoi ballare con me? Prego, preferisco di no. Non ballo il tango, ma però... Ma sì, tanto io, da quando sto male, mi sto trascurando io. Mi passi quella lì, voglio vedere se c'è qualcosa che ti piace. Questa è una bella collana. Questo l'ho fatto io, Bello. Ho messo lo spillo perché non avevo le chiusure. Bellissimo. Sì, sì, bello. Però adesso mettiamolo qua, così lo prendo prima di andare a casa. Però voglio vedere se c'è ancora qualcosa. C'è solo questo, va bene, lo prendo prima di andare a casa. Ok. Grazie. Figura. Grazie mille. Non c'è problema. Come sta tuo marito? Mio marito sta bene. Tuo marito lavora? Giù no. Non ha lavoro, non ce l'ha Poverino. lavoro. No. Perché Africa è troppo duro. Io quando vedo la gente che con le navi qua, là, che guarda, mi dispiace, povera gente, perché devono soffrire, devono venire in Italia, che scappano da lì e si trovano peggio. E cavolo! Mi dispiace tanto per noi, perché... Lo credo. Guarda, ma noi non ti credere che siamo in Italia e stiamo bene, cioè... Het is voor jou en mij met onze deadlines en targets moeilijk voor te stellen, goede vriend, dat er in Europa mensen bestaan voor wie het een luxe zou zijn zich te bekommeren over de doelen in hun leven. En voor wie leven dagelijks een doel op zich is, dat bijkans heldenmoed vergt om te realiseren. Noi africani, noi immigrati stiamo venendo sempre in Italia, quindi non è l'Italia di prima, quella che aspettavamo prima. E cosa è cambiato? Quindi, nel senso che è cambiato perché stanno venendo tanti ragazzi, no? Tanti ragazzi che sono passati con la barca, eccetera. Ma ai tuoi connazionali che arrivano qua, che vogliono arrivare qua, cosa diresti? Io guarda, io li consiglierei tutto di stare giù, di non venire, perché l'Italia non è come prima, non è più come prima. Noi siamo distrutti qua, siamo in troppo. Ma non abbiamo i posti dove si vanno a inserire. Scusami se lo dico a loro, magari loro se lo guardano male, però la verità è questa. Vedi qua i ragazzi sono lì in giro, sulle piazze, eccetera. Quindi stavamo meglio al paese. Siamo venuti per trovare qualcosa di più, quindi abbiamo trovato qualcosa di meno. Cosa stai cucinando? Maffè. E cos'è? Maffè, siamo maffè. Maffè? Sì. E cos'è esattamente? Carne Ah sì? con la salsa, con un burro di arachidi. È un po' piccante o no? Sì, un po' piccante. Ha un aspetto buonissimo, devo dire. Bene. E loro?
Ma da quanto tempo sei qua? Io da 8 anni. 8 anni? Sì. E tu? Io da 16 anni. 16 anni, allora vinci tu. 16 anni sono qui. E tu abiti qua in via di No, Cuneo? io abito in Piazza di Moro. Però prima abitavo qua. Sì, Quando sono appena arrivato sono abitato qua. Ho abitato qua 2 anni. 2 anni. E come sei arrivato qua? Allora, sono arrivato qua perché vivevo l'omonimo di mio padre. E lui, io quando sono venuto, ho abitato a Viapre con quasi 12 persone. Ah sì? Ognuno aveva il suo... 12 persone in una stanza. Sì, erano 3 camere. Però ognuno aveva il suo spazio. Sai che qua a Viapre le case, come l'affitto agli immigrati, sono tantissime soldi che chiedono. Sì, lo so. Però questo è un problema. È un problema veramente sì. È un problema anche di... Perché sai, gli immigrati dicono qua, gli italiani non vogliono affittare gli immigrati. Da un lato dicono, perché quando vediamo la casa voi non li mettete. Poi dall'altro lato anche costa tanto. E i proprietari chi sono? Italiani. È un problema. Sì. Soprattutto a Viapre nel discorso delle case. È complesso. Com'è grande di nuovo? Sono 150 metri quadri. 150. Quante stanze? C'ha 3 stanze da letto molto grandi, una più piccola, una grossa sala ingresso, Sì. un grosso bagno con vasca, una cucina abitabile con tavolo da pranzo, più c'è un disimpegno e una specie di spogliatoio e un ripostiglio. Ma un appartamento splendido. Questo lo affittavo con molta facilità a chiunque. Sì. Ma è enorme, spazioso. Cioè per 6 persone, 7 persone non è certo. Anche molto pratico, con tutti questi spazi. È tutto in ordine perché, ripeto, ci stavano fino a 3 mesi fa i miei figli, 2, 3. Perché mediamente un appartamento così che è 150 metri quadri andrebbe sui 900 euro, qui abbiamo affittato sui 750. Ah, sì. Ma lei sa, no? Quanti senegalesi possono stare in uno spazio così grande? Potrebbe guadagnare molto di più. Ci sono moltissime persone che affittano a settimana, a giorno, con le persone che vanno a ritirare i soldi la mattina, cose orrende. Sì. No, assolutamente non mi interessa. E fra l'altro è stato fatto qua in appartamenti addirittura di proprietà pubblica. Sì. Non ne so niente, ma so che non ho abbastanza materiale per fare, però nella zona di Roma so che ci sono indagini in corso perché c'è stato un lucrare fortissimo su... Diciamo che in Italia può succedere che le situazioni di emergenza vengano utilizzate da chi gestisce per prese di beneficio, si chiamerebbero finanziariamente. Alcuni, come dire, hanno investito acquistando parecchi spazi di questo tipo. Sono magari per anche, quell'uso. Anche quelli che protestano che ci sono troppi senegalesi in via di Cuneo. Potrebbe essere, non so chi, ma potrebbe benissimo essere. Tendenzialmente un po' di ipocrisia. Cioè. 5 anni fa c'è un ragazzo senegalese che aveva preso un caso di un italiano. E sai, è andato lì a lamentarsi, che quella casa lì non va bene perché anche tu mi sfrutta per il pagamento. Sai cosa ha fatto l'italiano? Ha raccomandato altri ragazzi marocchini a picchiarlo. Hanno dato delle botte, per dirsi, Veramente? Sì. Hanno dato delle botte. E lui mi ha detto, sai che io sono uscito, sono dei ragazzi che mi hanno fermato e mi hanno dato delle botte. E lui anche era ricoverato all'ospedale, per dirti. E l'ha organizzato il proprietario? Sì. Per dire che devo essere zitto, bravo, se no tu non sai chi sono io. Per dirti, Scioccante. Alla fine preferisco restare zitto e dargli questo... Sì. Se capitasse con me, io andrei, non lo so, andrei alla polizia. Ma le polizie lo sanno, sono amici, sai. Sono amici? Sì, sono amici, sai. Se delle volte dico, lascia perdere, sai, sanno tutte le cose.
anche in tribunale, sai, ti dicono, cioè, hanno un sacco di denunce su questa cosa, però fanno finta di non vedere o di non sentire niente. Alla fine, No. Ma sì, alla fine dico, quello che me la fa fare con questa cosa. È la sano. We betreden gevaarlijk terrein. Niemand wil hier graag over praten. Hier geldt de wet van de maffia. We hebben een Senegalese jongen bereid gevonden om ons beelden te laten zien van zijn onderkomen. Maar hij wil niet herkenbaar in beeld worden gebracht. Quando sono arrivato qua, parlo di 6 anni fa, e sono vissuto in una casa perché prima, quando sono arrivato qua senza documento, senza lavoro, non era facile. E niente, poi ho incontrato i miei amici dei connazionali, abbiamo affittato una casa in cui il proprietario diceva che dopo che avete preso la casa, dopo faccio i lavori. Non so se si vede bene. Poi guardiamo un attimo. Questa è la casa dove hai vissuto tu. Esatto. Vedi i muri come sono. Vedi la muffa. Sì. Vedi le stanze come sono. È bellissimo. Così anche non si dormono le pecore. Hai ragione. Ha un affitto di quasi 1.000 euro. 1.000 euro. Quasi 1.000 euro. Vedi i topi per terra. È una cosa indescrivibile. Indescrivibile. Lui ha detto, io non faccio niente. Se volete, dormite lì. Se non volete, uscite e datemela. Perché non è così semplice. Un giorno entri e un altro giorno esci. Sì. Ci siamo vissuti almeno 3-4 anni. Sì. È scioccante, devo dire. Se non hai i soldi, oppure se non conosci bene la lingua, oppure... Ma è facile che ti sfruttano. Certo, Il problema è questo. Italië is een oud land. Zo oud dat eeuwenoude palazzi afbrokkelen en dat niemand nog weet wie de pensioenen en de doktersrekeningen moet betalen. Genua is de oudste dame in het vervallen rusthuis. Het is de meest vergrijsde stad van het land. 1, 2, 3. Che bei capelli lunghi. Piacere incontrare. Anche a me mi fa tanto piacere che non può credere. Allora, caffè. Capricciatiello mio, a te una casa, te ne vuoi in galera. In da sto mese, ma non mi occupo quanto fa schifo. E che ci posso fare? Ma lei abita qua da tanto tempo, immagino, no? Sono 60 anni. E quando è venuto a Genova? Mia figlia aveva 2 anni. Ah, sì? Perché le spiego, mio marito a Napoli non lavorava. Non c'era lavoro e non lo potevo. E così mio marito cosa ha fatto? Ci ha detto, senti, tu domani mattina esci e non ti ritirare. Se non trovi anche una grotta, una stalla, non me ne frega niente, una casa che noi dobbiamo stare. Insomma, e così lui è venuto qua, in questa zona c'era un suo paesano di Resina, erano gente, Un po' di malavita magari. Sì, tanta. Tanta. Tanta.
e ho fatto amicizia con lui vendeva le sigarette, e guadagnavano i soldi, non è che... Però era un lavoro un po', capisci, per la legge... all'epoca, ma erano, erano sigarette di contrabbando, no? E lui neanche quello poteva fare, però lo facevo perché si guadagnava qualcosa. Ma all'epoca questa strada... non era così. Ma c'erano tanti napoletani, no? C'erano tutti napoletani, perché questi stranieri non sono come i napoletani, no. Nel senso che loro sono precisi, dicono una cosa, tengono la parola, Loro fra loro sono più, diciamo, come fossero una famiglia, ecco. Io ce l'ho qua sotto, i negri. Sì. Ci salutiamo. Sì. A volte che rimane fra noi, a volte io faccio tanto mangiare e ce lo porto. Ah, sì? Le ho trattate bene comunque, anche loro a me, Sono diventati... Lei ha fatto amicizia? Sì, amicizia, però sempre loro in casa loro e io in casa mia. Certo, sì. Sì. Rispetto. Mm-hmm. Rispetto e basta. Ze hadden mij beloofd dat ik als prins zou gaan op leren schoenen van echt leer. Maar ik geloofde dat maar half. Ik ben niet gek. Ik ging niet voor het sprookje. Ik ging voor het geld. Dat ik tijdens mijn reis al 10 keer heb geteld in alle munteenheden die ik kon bedenken. Ik wou mijn moedertje een wasmachine schenken, zodat haar kromme vingers zouden kunnen spelen met gouden haartjes van een kind dat ik zou delen uit kluiten van een zompige, gezonde grond. Ze hebben mij daarbij beloofd dat ik terstond mijn inkomen kan afhalen aan het loket, waar ook mijn Rolex lag en mijn cabriolet, die onontbeerlijk waren voor mijn nieuwe leven. Politie? Oh, ciao Chris. Ciao. Cosa stai facendo? Allora, sto facendo questa pasto qua per facciamo una specie di soufflette ripiena e facciamo la fritto, sì. E ripieno come lo fai? Ripieno, facciamo un po' di cipolla, non ce l'abbiamo un pesce fresco, metto un po' di uova parmigiano e capperi tritato insieme e magari aggiungo un po' di tonno, diventano come focaccina. Vediamo in questa maniera. Oh, bello. E poi, allora, questo possiamo farla friggere sull'olio caldo. Ok, caldo. Oh, guarda che bello. Sì, poi ci vediamo Adesso dopo. devi lavorare. Buono. Ciao ragazzi, buona serata a tutti. Helemaal niet slecht. Io vorrei sapere come sta la tua famiglia? La mia famiglia non stanno abbastanza bene. Quanti fratelli hai? Ho 10. 10 fratelli? 10 fratelli. Tu ti preoccupi per loro? Sì, mi preoccupo tantissimo, ma anche gestivo proprio una responsabilità, cioè la mia mamma è un po' malata, mamma. La mia mamma anziana ha 75 anni e mi chiede sempre come sto. E cosa dici? Lei mi piace, diciamo, a vedermi bene, qua è difficilissimo. Ho lavorato a un paio di posti qua in Italia. Sì. Per esempio
Ho iniziato a lavorare al Giardino Luzzati, poi ho provato a lavorare questa stagione qua, in questo ristorante qua vicino a noi. E non sono stato pagato. Stagione finita, il ristorante è chiuso e è rimasto così, cioè, è sparito, sì, è sparito lui. Cioè. E di quanti soldi parliamo? Quanti soldi ti deve? 3.300 euro. Che per te ovviamente sono tanti soldi. Per me sono tantissimi soldi. Per te, poi è rimasto... per tua famiglia. Sì. E poi hai parlato con un avvocato? Sì, ho due avvocati. Il primo avvocato che tiene tiene la causa del primo ristorante, perché ho stato anche assunto come un apprendista dove lavoravo prima al ristorante. Ti è capitato una cosa simile già prima? Sì. E quell'altro ristorante quanti soldi ti devono? Ho chiesto 5.000 euro. Fa preoccuparmi per non perdere la casa, come faccio pagare il fitto, come faccio per vivere. È un po' molto... Non è una bella situazione. Anche sto male alla notte, dormo, prendo medicina. Passavo il tempo così a pensare cosa devo fare. Poi alzo, prendo di nuovo la mia forma e comincio anche sempre cercavo la via più facile per stare lontano da questi problemi qua, perché veramente quando uno sta male è molto difficilissimo. Cioè, certo. Fino ad ora... Ma tu hai l'idea, ho anche letto tanti articoli di giornalisti, no, che dicono che è molto difficile dire quanti immigrati ci sono adesso in Italia. Sì, come statistica non è semplice a fare questa valutazione. In generale pensano che l'immigrazione è solo quelli che arrivano a Lampedusa. Invece no, sai, più illegali sono quelli che prendono l'aereo per venire qua. Perché, per esempio, per via visto turisti arrivano qua per l'aereo e poi dopo un tot di tempo rimangono qua e diventano clandestini. E loro sono più, sai, però come vedono più quelli di Lampedusa, invece no. Sì. Quelli che arrivano con l'aereo sono più numerosi, sono anche più clandestini che questo. E sono più registrati. E sono invisibili. Sono invisibili. Perché io conosco una marea di gente che hanno preso l'aereo per venire qua, adesso sono clandestini. Sai, non entrano più nel discorso di l'accoglienza e tutte queste cose. Ma sono anche persone che non fanno nemmeno la pena di chiedere asilo? No, perché non li danno. Ah. Già lo sanno che non hanno l'opportunità e preferiscono di disparire. Di disparire così. Sì. Sì. Italianen die je spreekt over migratie zeggen vaak dat er zelfs voor Italianen geen werk is in Italië. Dat is meer dan louter retorica. Volgens de statistieken bedraagt de jeugdwerkloosheid tegen de 40%. Ik heb het idee dat de statistieken nog te rooskleurig zijn. Veel hoger opgeleide Italiaanse jongeren emigreren daarom naar het noorden. De emigratiestroom is zelfs groter dan de toevloed van immigranten. Io sono ingegnere, mi sono laureata questo marzo. Niente, sono qui, sono genovese, vivo qui da sempre, ho sempre vissuto nata cresciuta qui. Qua. Nata cresciuta a Genova, sì. E ora tra poco mi sposterò a Londra tra 2 settimane. E io, pensando ai miei compagni di università, quelli con cui ho condiviso gli studi, cominciano a essere forse di più quelli che hanno deciso di andare all'estero che quelli che hanno deciso di rimanere qua. Mi faceva ridere che quando ero all'università mi dovevo ancora laureare, invece una mia collega si era laureata per tempo ed eravamo molto amiche al tempo. Lei era più grande, lei era la seconda laurea. E si è laureata e lei mi aveva detto: sono andata, ho trovato
diciamo più o meno lavoro. Però sai, sono in stage, sai, siamo in 3 e poi ne tengono solo una, però e la pagavano una miseria e lavorava tipo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tipo 8-10 ore al giorno per 500 euro al mese. Uno Basicamente vuol stage. dire non essere pagato. Non essere pagato, ma poi quando sei già laureata, e quindi quando mi aveva raccontato questa cosa mi veniva da ridere. E sottopagato cosa vuol dire? Per esempio anche il tuo lavoro che hai fatto finora è stato sottopagato secondo te? Per me, per il lavoro che io facevo, per le responsabilità che io avevo, era sottopagato, a mio modesto parere. Io avevo il minimo nel contratto delle cooperative sociali. E minimo cosa vuol dire? Sono più o meno, erano 9,50 euro all'ora, 10 euro all'ora. E magari se uno lavora come... Pochissimo. È pochissimo come infermiera, è molto poco. E se magari... Ci campavi? Io facevo altri lavori poi. Ah sì? Sì. Tipo? Lavoravo come cameriera in un'hamburgeria del centro storico. E da quanto tempo sei in Italia adesso? Quasi 4 anni, 2017 fa 4 anni. Perché sono venuta qua nel 2012. Questo appunto, per fortuna, grazie a Dio, ho trovato questa signora che ha bisogno di una persona. Ma immagino che potete anche diventare amiche così, no? Che tu spendi tanto tempo con lei o, sì, o sì. non è così? Sì, perché veramente è una persona molto tranquilla, non è una persona che dà fastidio a nessuno. Noi siamo, sì, possiamo dire che siamo amici, sì. Ma vede più di te che del nipote? Certo, sì, vedi più me che loro. Sì. Io non ho una figlia che collabora, come tutte le figlie. Lei si fa i cazzi suoi, anche se non se li dovrebbe fare così. E è un lavoro che ti piace fare? A me non mi dispiace, ma se non tieni sul lavoro, perché per me basta che mi guadagni qualcosa da pagare casa mia e da mantenere mio figlio. E tu hai ancora la famiglia in Senegal? Sì, in Senegal, sì. Ce l'ho ancora, fratelli, sorelle, perché quando sono appena arrivata qua sono rimasta quasi 1 mese e mezzo, è morta la mia mamma. Io prima di venire qua è morto mio papà. Allora io ho detto a mia mamma, io voglio cercare di uscire qua in Senegal, andare fuori, cerca di magari trovare un buon lavoro per aiutare loro, perché non ce n'è più la mia papà, poi mia mamma c'è 10 figli, noi siamo 10, siamo 8 femmine, 8 femmine, 2 maschi. Per quello noi quasi tutti andiamo fuori per cercare di lavorare solo per aiutare loro, per anche migliorare, diciamo. Sì. E quanti soldi spedisci al Senegal? Dipende quanto mi è rimasto. Certo. Se io compro tutte le cose che mi serve, se mi è rimasto 100, 150, lo mando. Per me lo mando solo per se possono comprare da mangiare, per andare un po' avanti. Hai ancora il padre di Mohamed, tuo marito, è ancora in Senegal, sì. Ma adesso sto facendo tutto per far venire lui qua. Sì. Così magari se lui riesco a trovare qualcosa da fare, magari può darmi una mano. Certo, sì. E lui sta lavorando in Senegal? No, perché se aveva un lavoro io lo lascio lì, ma non c'è un lavoro per quello, io lo puoi portare qua. Allora se tutto va bene, lui tra poco arriverà qua. Arriverà qua, sì. E lui come si chiama? Hadim. Ma tu devi essere felicissima che lui arriva, no? Sì, perché almeno c'è qualcuno, perché
Sai che non è una cosa bella se una rimanga qua da sola, tutte le tue famiglie sono un'altra parte del mondo. Perché adesso sono quasi 2 anni che io sono qua, non sono ancora tornato in Senegal. Quando è nato mio figlio, fino ad oggi non è ancora visto suo papà. No, lui non è ancora conosciuto suo papà. Ik heb een weerzien met Kumuna en zijn vrienden in het centrum van de stad. In de chique Via Garibaldi, vlak naast Palazzo Bianco. Hij heeft zelf voorgesteld om daar af te spreken. Omdat hij liever niet meer wil dat zijn landgenoten ons samenzien. Ze hebben daar commentaar op. Ze zeggen dat ik hem uitbuit. Dat ik een blanke ben. En dat mijn belangstelling voor hem is ingegeven door mijn gedachte om geld te verdienen met zijn verhaal. So how are you, Kumuna? Doing good. Doing good. Yeah. We are Facebook friends, as you know, and I saw on Facebook that you won a trophy. Oh, that was organized by the committee of Polta Dejimo, Christmas Show Your Talent. So we happened to won the major trophy. Congratulations. Thank you. I would like to talk with you about the things you post on Facebook. Now, that's also the way you keep in touch with your friends and family in Gambia. You know, they see that and they react. And what do they think when you have your new clothes and when you win your trophy? They get the idea that you have a wonderful life here. No? Yeah, some of them may think I have a wonderful life. Yeah, but for some who are also living in Europe, yeah, knows the condition in Europe, yeah. Those who are in Africa, they may think that I'm living in a good condition. And I can say for for me, it's better. And how do you see the future now? The future is bright. The future may be bright, but you know, I leave everything's in God's hand. He's in control of everything. But you're sort of waiting for the future to begin. To begin, yeah. When you have the procedure, when you have your documents, then... Yeah. Do you feel it like that? That right now you're waiting? Yeah. Right now I'm waiting for the documents because I know in Europe, anywhere in the world, if you go to any country in the world, you have to gain their document if you want to gain your freedom. First of all, you have to have the document. It's a very stupid system that you need a piece of paper to be free. Yeah. لاباس حنومة؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله، شنو حوال أمي لاباس عليها؟ أنا عامل فيها القريب. مشيت للسبيطار ولا؟ مش مني قلت لك قريب هذه. علاش ما تزوجش تعدوا عليها؟ ما مشيت. يا ولدي هاني نزلت خلصت اللي ما عنديش، قلت لك ماني قلت لك من نهارتها قلت لك راني ما عنديش باش نهز. الله غالب يا أخي، شكون باش يعطيك؟ ما يعطيك حد، ما يرحمك حد، ما عندكش وقت ما يمثلك حد. Per cui è molto diverso. Cioè lei è curiosa, quando parlo con lei magari adesso sta tranquillissimo. Sanno che forse anche non lo sanno nessuno. Che cosa? Ma non lo sa anche nessuno come vivere. Magari pensano che sto bene qua, sono ricco, una cosa così. Cioè per cui quando parlavo con loro mi rispettano, diciamo.
mi prendono il mio consiglio, cioè. E esattamente quale consiglio daresti ai tuoi coetanei tunisini che magari hanno... Si lavorano. L'idea di partire? Dalla Tunisia. Ci vengono qua. Ma no, è difficile. Non riescono a gestire anche la vita. È impossibile. Sei come con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti quanto tu. Hoe vaak ben jij op reis gegaan, goede vriend? Elke reis is een zoektocht naar geluk. Ze zeggen wel eens dat vallen niet zo moeilijk is. Daar voel je niets van. Het is het neerkomen dat pijn doet. In de grote, onomkeerbare reis die wij migratie noemen, is alles van pijn doortrokken. Het vertrek is noodzakelijk, maar het moeilijkste van alles. Omdat je dierbaren achterlaat in de ellende die je zelf ontvlucht, in de ijdele hoop dat je ook hen kunt helpen door elders te zijn. De reis zelf is een hel. En de aankomst in het gedroomde paradijs is als de harde landing na het vallen die de rest van een mensenleven duurt. Voordat je je dierbaren kunt helpen, moet je wel eerst zelf overleven. En geluk blijkt een luxe product dat je je niet kunt permitteren. Thank you for watching this video. I hope you liked it. Watch another recommended series on our channel, or check out another VPRO channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.